Ciao, oggi parleremo della visual board e come realizzarla. Ti guiderò passo passo nella sua realizzazione e se scegliere una visual board analogica o è meglio una digitale. Benvenuti e bentornati, io sono Cecilia. Ho passato tanti anni a studiare come trasformare le mie ferite in consapevolezza. Oggi ti racconto una storia di vita interiore affinché ti possa aiutare a trasformare la tua vita e lo faccio attraverso l'utilizzo della visual board, come questa appunto ha cambiato la mia vita e le mie prospettive future. Non ci credevo perché io come al solito sono come San Tommaso, se non vedo non credo, però come sempre devo testare e quindi la primissima volta che l'ho fatta non gli ho dato molta importanza, infatti non ha funzionato. La seconda volta che l'ho realizzata ci ho messo molto più impegno e ho fatto una ricerca veramente ponderata delle immagini e delle frasi da utilizzare. La vita è cambiata, non lo posso negare, è cambiata sia dal punto di vista sentimentale che dal punto di vista lavorativo. È meglio realizzare una visual board digitale o analogica? Io personalmente preferisco la digitale, ma perché amo tantissimo la tecnologia, anche perché è molto più facile reperire immagini online. Però ci sono persone che preferiscono farlo in maniera analogica, quindi andando a ricercare frasi, immagini, acquistandole, perché c'è la possibilità di realizzarle anche con immagini specifiche che si possono comprare su svariati siti online. Questo porta anche a una maggiore fantasia, entusiasmo nel realizzarlo manualmente e a volte anche un antistress per alcune persone. Però l'unica cosa, ricordatevi che la visual board deve essere realizzata affinché possa anche trasformarsi nel corso dell'anno, perché comunque i desideri cambiano, le priorità cambiano, ci sono varie sfaccettature e quindi vi consiglio di non realizzare una visual board in cui le immagini andrete ad incollarle, ma magari fare una bacheca, utilizzare quelle bacheche con i chiodini in modo che poi potete staccarli e sostituire le immagini o le frasi che più vi possono aiutare a realizzare i vostri desideri. Giustamente vi chiederete: ma come mai una visual board è così importante per la manifestazione dei propri desideri? Perché lavora a livello psicologico. Io l'ho testato, se no altrimenti non saremmo qui e vi posso garantire che vederla tutti i giorni vi ricorda ogni singolo giorno il vostro obiettivo, vi rimette seriamente in carreggiata e non è uno scherzo, perché con me ha funzionato esattamente così. Infatti quello che vi consiglio di fare è di realizzare una visual board. Ovviamente chi lo fa a manuale può fargli una fotografia, ma chi la realizza digitalmente come me, e poi andremo a vedere come fare, è meglio realizzarla con dimensioni diverse, sia per il proprio cellulare e se è possibile tenerla come sfondo, sia per il PC, perché se sono gli strumenti che noi utilizziamo maggiormente, significa che maggiormente noi andremo a visualizzarle. Detto ciò, la visual board è proprio, se fatta con maniera mirata, utilizzando determinate frasi, determinate immagini, questo vi ricorderà quello che voi volete. Vi faccio un esempio banale. Nel 2024 ho realizzato la visual board, ma l'ho fatta con una consapevolezza diversa. L'avevo fatta l'anno prima, ma non è servita granché. Quella che ho fatto l'anno dopo, la seconda, è quella che ha funzionato meglio di tutte. Ho realizzato praticamente questa visual board con un intento molto specifico, ovvero ricordare a me stessa quello che io mi merito, non tanto quello che io voglio manifestare. Vi spiego, ho messo delle immagini, ho diviso, innanzitutto l'ho divisa prendendo in considerazione delle macro aree in cui ho deciso: questa area è dedicata alle relazioni sentimentali, questa è dedicata al lavoro, questa è dedicata ai soldi, questa è dedicata alla crescita interiore, ok? Ogni punto, ogni macro categoria aveva 4-5 foto e almeno una o due frasi. Queste frasi e queste immagini dovevano ricordare a me stessa cosa io mi meritavo per poter raggiungere quello che volevo, ok? Quindi, ad esempio, nella parte delle relazioni sentimentali
ho messo 4 immagini, una che mi ricordava di scegliere uomini che mi avrebbero voluto veramente bene, che mi amassero e mi trattassero benissimo, anche dalle cose più sciocche. Un'altra era quella che appunto loro, sembrerò superficiale, però avevo messo una foto in cui la ragazza riceveva un mazzo di fiori, perché io non l'avevo mai ricevuto in vita mia. E infatti il mio compagno la prima cosa che mi ha regalato fu un mazzo di fiori. Vi dico solo questo. E poi tutte altre immagini, insomma, che dovevano ricordare a me che io meritavo quello. Perché se io avessi focalizzato quello, di conseguenza avrei avuto una persona che mi avrebbe dato quelle stesse cose. E così, vi giuro, è stato. E che la stessa cosa ho fatto per il lavoro. Ho messo un'immagine che mi ricordasse a me stessa dove io volevo arrivare, ovvero quello di diventare una responsabile marketing. Avevo messo l'immagine per cui volevo avere più soldi, l'immagine di come avrei voluto avere la mia scrivania, e l'altra non me la ricordo, sinceramente. Io ho ottenuto anche tutte quelle cose. Poi ci sono stati altri trambusti nel mezzo, per questo vi dico non fatela, che non sia intercambiabile, perché poi ci sono i trambusti della vita ed è un casino. Però io le ho ottenute. Dopo che sono successi altri problemi è un altro discorso, però io intanto lì ci sono arrivata. Quindi capite bene che se vi focalizzate nello specifico, perché più rimanete generali, più l'universo non vi si fila, perché dice questo che vuole sta cosa o vuole quest'altra. Quindi più specifici voi siate, più la probabilità si alza, ok? Infatti la visual board del 2025 è stata molto, diciamo, generale, perché effettivamente non sapevo quello che volevo da questo 2025. Infatti adesso vi mostro l'immagine per rendervi conto. Questa è la visual board che io avevo fatto nel 2024. Quest'altra invece è la visual board che ho fatto nel 2025. Se le mettiamo a confronto, infatti vi renderete conto che sono molto più astratte. Una è più astratta e una è molto più concreta, ma dipende anche dal vostro stato d'animo. Infatti quest'anno si fa una visual board concreta, perché il 2025 è stato traumatico per tutti quanti. È stato proprio un cadere nel fosso in continuazione e rotolarci, e invece il 2026, che sarà un anno 1, quindi di nuovi inizi, dobbiamo farla concreta. Il 2025 è un anno 9 invece, il che significa che era un anno in cui si sono chiusi tantissimi cicli, e me lo auguro perché io ho un po' le pallette rotte. Detto questo, passiamo al concreto. Io vi posso aiutare soltanto con la visual board digitale, purtroppo quella analogica io non ho per niente manualità, quindi ci sono comunque dei tutorial sicuramente sempre qui su YouTube in cui potete vedere come la realizzano manualmente. Io adesso vi farò vedere attraverso la ripresa del mio schermo come realizzo e dove realizzo la mia visual board e dove prendo le immagini. Ok, in questo modo poi potrete realizzarlo anche voi, sempre con le stesse modalità, perché è tutto gratuito. Va bene? Iniziamo. Eccoci qua. Io, per focalizzarmi ancora meglio e aiutarmi quando ho un po' le idee confuse, realizzo questo foglio in cui metto le macro aree, le parole dell'anno, le frasi motivazionali da ricordarmi di metterle, che le trovo direttamente poi su Pinterest e le traduco anche in italiano, e il tarocco dell'anno. Quest'anno voglio il tarocco dell'imperatrice. Se voi volete mettere anche voi un tarocco degli arcani maggiori, ma anche quelli minori come preferite, per aiutarvi, potete sceglierlo tranquillamente. Qualcuno sceglie ad esempio gli animali totem. L'anno scorso io avevo scelto l'animale totem, che era la rana, però quest'anno mi sento di seguire il flusso della carta dell'imperatrice. Quindi io ho diviso in macro aree. Da queste macro aree poi dirò: il lavoro, voglio un lavoro che mi permetta di avere più tempo libero, e quindi poi stilo giù tutta una scaletta e cercherò le immagini. Adesso andremo su Canva e inizieremo a realizzare la base, ed eccoci su Canva. Canva è un programma che è stato creato proprio per coloro che non hanno molta dimestichezza con la grafica.
e tra quelle ci sono anche io, perché non sono particolarmente brava in quello. Fatto sta che comunque ti dà tantissimi spunti, tantissime idee. Noi ovviamente faremo la versione totalmente gratuita, perché Canva comunque è gratuito, e praticamente potete loggarvi o con la vostra email di Google, con una qualsiasi mail, oppure anche con Facebook. Adesso noi infatti qui ci troviamo nell'home page, potete digitare anche crea, ma ho notato che non mi fa trovare quello che io voglio farvi vedere in questo momento. Quindi nel momento in cui vi trovate nell'home page, qui vedete c'è scritto i tuoi progetti, no, andiamo su modelli. Qui noi andremo a scrivere visual board, ok? Ed eccoli, tantissimi modelli, potete scegliere quello che più vi piace. L'unica cosa per cui fare attenzione è questo simbolino qua, perché sono progetti a pagamento, quindi bisogna iscriversi a Canva Business. Ora, a me piaceva molto questo, inizieremo con questo qua, basta cliccarci sopra, come potete vedere, e digitate qui su personalizza questo modello. Ora ovviamente sono immagini che vengono proposte da Canva, noi possiamo modificarle, cambiarle, qualcuna se a voi piace possiamo lasciarla. E adesso andiamo a cercare le immagini invece su Pinterest. Anche Pinterest è totalmente gratuito e anche qui è un social fondamentalmente, in cui però ci sono tantissime immagini. Ora io volevo cercare la carta dell'imperatrice, se ce n'è qualcuna che mi piace. Sì, poi sopra ovviamente vedete ci stanno tutte le scelte. Prendiamo questa, perché quando poi digitate sull'immagine vi fa vedere altre similitudini, altre carte, quindi digitate col tasto destro. Ovviamente sono immagini copyright e devono essere utilizzate solo ed esclusivamente ad uso personale. Torniamo qua, andiamo sui caricamenti e dai caricamenti andiamo a prendere l'immagine della nostra imperatrice e la possiamo andare a mettere ad esempio qua. Potete anche ingrandirla, quello che vi consiglio, ecco, per prendere tutta la carta. Qui io di solito scrivo l'anno 2026, sotto possiamo scriverci, basta che cliccate 2 volte sull'immagine o sul testo. A volte sono accavallati fra di loro, ma per prenderli basta che andate su posizione e qui vedrete organizza e vi aiuta a posizionare le immagini davanti, più indietro, sullo sfondo, eccetera. I livelli invece potete vedere tutto quello che compone la visual board. Adesso non lo so, andiamo a cercare tipo un viaggio a caso così. E mi piace questa, sempre salva immagine con nome, le carichiamo e le inseriamo e continuate. È tutto così, in realtà è facilissimo. Ne so, vogliamo mettere delle frasi motivazionali, quindi qui scriviamo frasi motivazionali, tipo ogni giorno è un'opportunità per trasformarti in chi vuoi essere. Questa mi piace e la scarichiamo. Potete realizzarla anche voi stessi. Ora vi faccio vedere come. Qui ricarichiamo l'immagine e la mettiamo qua. Ok? Se volete crearla un'immagine potete andare su elementi, scrivere tipo rettangolo, vai su grafiche, mostra tutto e prendiamo un rettangolo che sia più o meno come quel colore lì, anche se è un po' difficile. Vabbè, prendiamo tipo questo, non qui, posizionalo tipo qui, lo facciamo molto più piccolo,
possiamo cambiargli colore. Qui in alto trovate tutte le scelte. Possiamo mettergli questo colore, anche se lì risalta un po' poco. Io metterei questo, perfetto. E poi ci scriverei un qualcosa prendendo qui testo. Vedete qui questo è un titolo, un sottotitolo, lo mettete all'interno. Vi dice anche se appunto si trova esattamente al centro della stessa immagine, insomma vi aiuta. Ci sono anche i righelli se volete essere precisi, andando su file, impostazioni, mostra righe e guide, e qui voi potete tirare il righello e resta. Basta trascinare, prendete qui, pigiate col tasto del mouse e tirate. Ok, e qui invece potete andare a scegliere tutti i font che più vi piacciono, senza... ci dovrebbero... qualcuno è a pagamento, ma veramente sono tantissimi, vedete, come potete vedere, gratuiti, ma proprio tanti. Quindi non è difficilissimo, anzi è molto divertente, a me piace tantissimo. Ora io questa imperatrice molto probabilmente la cambierò. Come vedete si crea mano a mano. Mi raccomando, le immagini che siano più possibili parlanti, tipo l'imperatrice qui sì è importante, ma fino a un certo punto, quindi sarebbe stato meglio metterla più piccola, perché comunque è una guida, però come vi ho detto essere concreti, cioè visualizzare, mettere immagini che siano concrete di quello che voi volete. Mi raccomando, e anche i testi che vi ricordino quello che voi desiderate. Stessa cosa si fa con il mobile. Possiamo andare a prendere un esempio mobile, personalizziamo questo. Non so onestamente se le misure sono quelle per il mobile, però già si avvicina molto di più all'altra. Non mi convince molto perché secondo me questa non tiene conto delle vere dimensioni del telefono, e che quindi è necessario secondo me andare un po' a stringerla così e così. Qui ad esempio hanno utilizzato lo stile Polaroid, che a me piace molto, e bisogna stare attenti perché quando andate a mettere una qualsiasi foto, ad esempio, perché le foto le potete scegliere anche da qui, però come vedete tante sono a pagamento, dovete stare attenti che vedete può finire qui. Mi raccomando, non succede assolutamente nulla, però dopo è un po' difficile tornare indietro. Solitamente io digito CTRL Z, torna tutto esattamente come prima nel momento in cui io dovessi sbagliare. Quando prendete le immagini, le prendete con il tasto destro, le trascinate, vedete, se non state attenti ve la mette come sfondo, altrimenti come piccola foto, oppure come sfondo della Polaroid. Spero che la spiegazione sia stata utile e comprensibile. Soprattutto per qualsiasi problema ovviamente scrivetemelo nei commenti e cerchiamo di risolverlo insieme. Mi raccomando, la visual board è veramente importante, non è una cavolata, perché ci sono studi veramente di psicologia dietro, tant'è che trovate altre informazioni anche all'interno del mio articolo. È constatato, viene utilizzato anche nei contesti lavorativi per realizzare gli obiettivi annuali dell'azienda. Se voi provate e siete il più specifici possibili su quello che veramente volete, più questo si manifesterà, perché ricorderà sempre a voi dove volete arrivare, perché purtroppo la nostra mente prende sempre troppo il sopravvento e ci porta in un giro di schiaffi di negatività assurda, e quindi dobbiamo ritrovare il nostro baricentro, il nostro equilibrio, e la visual board ci aiuta a questo. Potete anche stamparla e metterla in cameretta, metterla pur in un punto dove voi potete vederla il più possibile durante l'arco della giornata. Preferite la mattina, la potete attaccare vicino allo specchio, preferite la sera, potete metterla a fianco del letto o sul comodino da prendere e guardarla tutte le sere. Però quello che vi consiglio io è meglio una visione costante durante la giornata, cioè dovete guardarla il più possibile, il più possibile.
ok? Mi raccomando, se poi le priorità cambiano, i desideri cambiano, non c'è nessun problema. Si tolgono quelle immagini e se ne mettono altre, non succede assolutamente nulla, anzi meglio, perché significa che prendete sempre più consapevolezza di quello che volete voi veramente e non di quello che vuole le persone esterne, la società, eccetera, eccetera. Io spero che questa mia esperienza con la visual board vi possa veramente aiutare e che realizzandola possa avverare i vostri desideri. Se è così, seguite il canale per non perdere tutti i prossimi video. Io vi aspetto qui e ci vediamo molto presto in un prossimo video. Ciao a tutti!